Cominciò con un silenzio strano. Il prato dei canti era il posto dove ogni mattina gli uccelli del bosco si riunivano. Merli, pettirossi, fringuelli, un concetto che si sentiva fino dall'altra parte del bosco. Quel mercoledì mattina, niente. Zibù si fermò sul sentiero, diventò grigio e ascoltò. Drago raffreddato annuì. Anche lui non l'aveva sentito. Biba stava per dire che forse dormivano ancora quando dal prato arrivò un suono. Non un canto, un singhiozzo. Uno solo, piccolo, strozzato. I tre amici si guardarono. Caso aperto, disse Zibù, tirando fuori il ramoscello appuntito. Nel prato trovarono tutti gli uccelli seduti in cerchio, con le teste abbassate. In mezzo al cerchio c'era il ramo del grande tiglio, quello su cui si posavano ogni mattina, spezzato di netto, con una X tracciata sul taglio. Qualcuno ha visto qualcosa stanotte? Disse Zibù. Un pettirosso alzò timidamente un'ala. Ho sentito passi verso mezzanotte, Disse. pesanti, poi uno schianto, poi silenzio. Venivano dal sentiero nord. Quello che porta alla tana di Grampo? Disse Drago raffreddato sottovoce. Biba si bloccò con la banana a metà. Grampo era il gorilla che viveva da solo in fondo al bosco, sopracciglia sempre abbassate, voce sempre sul punto di arrabbiarsi. Non veniva mai alle feste, non salutava mai nessuno. Quando incrociava qualcuno sul sentiero cambiava strada. Zibù diventò arancione, non l'arancione dell'idea, quello del pensiero difficile. Andiamo a sentire, disse. Zibù bussò alla tana di Grampo. Dopo un silenzio lungo si aprì la porta di 1 centimetro e un occhio grigio li guardò dall'ombra. Cosa volete? Disse Grampo, ma non era una domanda. Stanotte qualcuno ha spezzato il ramo dei canti. Disse Zibù. Stiamo parlando con tutti. Non sono stato io. Non ho detto che sei stato tu. Lo stavi pensando. Zibù diventò blu, il blu della calma. Dov'eri verso mezzanotte? La porta si aprì un poco di più. Grampo li guardò uno per uno. Zibù, Drago raffreddato, Biba che cercava di sbirciare dentro. Ero fuori, disse. a camminare sul sentiero nord. Hai visto qualcosa? Sì, disse Grampo. il ramo era già spezzato quando sono arrivato. Disse Grampo con la voce di chi fa fatica a parlare. Ho sentito passi allontanarsi verso est, veloci e leggeri. E non hai detto niente? Disse Drago raffreddato piano. Grampo rimase in silenzio, le sopracciglia abbassate, ma gli occhi diversi. Non rabbia, qualcosa di più vecchio della rabbia. Perché tanto avrebbero detto che ero stato io. Disse. È sempre così. Qualcosa va storto e tutti guardano da questa parte. Nessuno parlò per un momento. Passi leggeri verso est? Disse Zibù. Troppo leggere per un gorilla. Diventò arancione acceso. So dove dobbiamo andare. Il sentiero est portava al campo di Ghiande. Lì abitava Flit, uno scoiattolo nervoso e velocissimo, noto in tutto il bosco per combinare guai quando era agitato. Lo trovarono fuori dalla tana con le zampe strette e gli occhi che schizzavano ovunque. Non volevo, Quando vide Zibù impallidì. no, non volevo. Disse subito. Saltavo di ramo in ramo, ho sbagliato la traiettoria, sono atterrato sul ramo, si è spezzato, ho avuto paura e sono scappato e non sapevo come... Fleet, Disse Zibù. respira. Flit respirò. La X sul taglio, cos'è? È il mio segno, Disse piano. lo lascio quando rompo qualcosa per sbaglio, per ricordare che cosa devo aggiustare. Biba abbassò la banana. Stavi già cercando di rimediare. Disse. Tornarono tutti al prato dei canti, anche Grampo, che nessuno aveva invitato, camminava in silenzio 3 passi dietro gli altri. Mentre Flit chiedeva scusa agli uccelli, Drago raffreddato si avvicinò al gorilla.
Grazie per aver detto la verità. disse sottovoce. Grampo non rispose, ma non cambiò strada. Prima di decidere chi è colpevole, ascolta tutta la storia. Spesso chi sembra il cattivo è solo quello a cui nessuno ha ancora dato la parola. Buonanotte bambini, buonanotte mamma e papà. Mua mua.